Buongiorno amici del canale, Ciao! è con me oggi Sara di Sara Savarino Restauri. Presente. Che fai nella vita? Nella vita restauro, faccio restyling, dorature, insomma. Cosa hai studiato? Io ho fatto una scuola triennale di restauro ligneo e dal 2006 ho partita IVA e lavoro nel mio laboratorio e Fai un sacco di cose belle. sì, sia antiche che moderne. E per questo io la voglio qui con me, perché sempre più spesso dei professionisti come lei capiscono quando è ora di prendere un mobile, salvarlo, recuperarlo, donargli almeno altri 200 anni di vita Certo. con delle belle cure, e quando invece si può tranquillamente colorare, Sì, vero? anche perché è una cosa che si è sempre fatta, anche in passato. Anche in passavano mobili dorati, venivano laccati, poi venivano ridorati, insomma, il cambiare la veste di un mobile è una cosa che si è sempre fatta, basta farlo con i prodotti buoni, sapere cosa fare perché spesso non si rovina colorando, ma quando si toglie il colore, quindi Brava! sempre avere delle accortezze importanti. Per questo è importante utilizzare un prodotto come MG Paint che aggrappa su tutto, dove non c'è bisogno di carteggiare prima, perché No. spesso carteggiando facciamo casini molto gravi. Qua oggi addirittura c'è un marmo e si colorerà anche il marmo, Sì. perché questo colore purtroppo non si addice, ma se mai un domani dovessimo sverniciare il marmo sarà sempre bello. Sì. E anche la parte frontale. Certo. Se mai un domani dovessimo togliere Magic Paint perché vogliamo ripristinare le forme iniziali, il colore iniziale, nessun problema, Esatto. si svernicia. Partiamo? Iniziamo. Partiamo. Inizio togliendo le maniglie che poi andrò a mettere insieme a tutte le altre che ho già anche tolto in aceto e sale. Voilà. Tu hai già messo il sale, Sì, hai già messo le maniglie, perfetto. io ci metto l'aceto, Che squadra. adesso metti il tappo. Questo qua poi non lo buttiamo, lo lasciamo chiuso così le Sì. prossime maniglie hanno sempre il loro bederone. Non si Ok? spreca niente, tanto. In realtà questo shaker è fantastico. Sì, Ora partiamo costruendo il colore perfetto, perché rispetto alle volontà di Sara, oggi non decido io, lei vorrebbe creare una tonalità che si sposi con queste carte bellissime, bellissime. favolosa. Qua ci sono delle more, Sì, però i colori sono molto variati perché questa carta da parati in realtà c'è in molte variabili. Sì. Qua abbiamo toni di azzurri, di rosa, c'è un po' di giallo, ci sono delle tonalità molto belle. senape Quasi come particolare. me e te oggi, Esatto. rosa e azzurra. Quindi costruiremo Sì. un rosa miscelando il vintage e il vintage rosa. esatto, per riprendere un po' queste tonalità qui. Togliamo questa carta di qua, per riprendere un po' queste tonalità qua, per sposare e rendere tutto il più armonioso possibile. Quindi avrà sia un tono più freddo che un Sì. tono più caldo, dividendo proprio i comparti del mobile. Esatto. Copriremo tutta la superficie, marmo compreso come dicevo prima, le maniglie sono tolte, rimarranno dorate e ci Certo. sarà anche la sorpresa finale, ma non lo diciamo adesso. No. Perché sennò è tutto troppo scontato. Esatto. Quindi io giro e tu mi dici quando va bene, ok? Quindi aggiungi tu il Esatto. vintage, io giro. Partiamo dicendo che per fare questo colore partiamo dal vintage rose e aggiungiamo del vintage, perché i colori cambiano. Noi mai avessimo fatto partendo dal vintage e aggiungendo vintage rose, quindi Esatto. bisogna sempre cercare la tonalità che si vuole creare, capire qual è il colore di base fondamentale per poi andarlo a scurire o a schiarire. Quindi mettiamo dentro questo rosa polveroso un po' di marrone tabaccoso. Sì, Tu stai andando a caso. sempre. E se invece loro volessero fare una cosa più grammata possono pesare. Assolutamente, sì, o andare usare a cucchiai. Esatto, basta avere un'unità di misura che può essere
un cucchiaio, un mestolo, un contenitore, qualunque cosa, e dosarsi le parti. Qua sicuramente sarà comunque preponderante la parte di rosa, perché noi vogliamo semplicemente spegnerlo per renderlo un po' più soft. Aggiungiamo ancora un goccio per non fare troppo. Vedete che noi stiamo usando un barattolo di vintage rosa che ha all'interno solo più un terzo di colore, Sì. e un barattolino di vintage che era già iniziato, quindi in realtà con pochissimo prodotto copriremo tutta la superficie. Sì. Già mi piace di più. Al massimo quello che possiamo fare è riprendiamo un secondo la carta per vedere Brava. che più o meno siamo. Facciamo così, guarda. Sì, direi che è perfetto. Ti piace? Questa parte dell'ombra, sì, Poi ovviamente asciugando scurirà un pelino. certo. Allora, è lui? Sì, Partiamo. Sara mette il nastro carta per mascherare bene i cassetti e non sporcare le guide, così scorreranno poi meglio. E io inizio con la prima mano di colore. Il colore che abbiamo creato puro, usando il pennello Elizabeth, che è eccezionale per questo tipo di coprenza, bello carico, su marmo. Colorare il marmo è facile, tante volte mi scrivete e mi dite: Elisa, che prodotto devo usare per il marmo? Non esistono più prodotti. Il prodotto è sempre uno, Magic Paint, la mia pittura. L'importante è che sia data sul marmo puro, quindi non diluita, assolutamente. Su marmi, piastrelle, in generale va data sempre pura. Io ora la stendo su questa lunga fetta e poi omogenizzo le pennellate perché non voglio segni. Guardate qua. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Tac, sembrerà legno una volta asciutto. Perfetto. Continuo su tutta la superficie. Sara, tu inizi con la parte frontale? certo. Nobody like you. Look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Vai. Grazie. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Usiamo entrambe i pennelli Elizabeth perché su queste superfici così lucide va benissimo. Lascia una pennellata molto elegante e delicata e soprattutto copre molto, perché la sua setola morbida aiuta proprio a far aggrappare bene il colore alle superfici. E quindi che si parli di legno lucido o marmo non cambia nulla in realtà, la pennellata è la stessa. No, there ain't nobody like, ain't nobody like. So lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. 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 La prima mano è asciutta, come vedete ho lasciato i riquadri all'interno dei quali andremo poi ad applicare la carta che vi abbiamo fatto vedere a inizio video, quindi posso partire con la seconda mano. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Abbiamo finito di dare la seconda mano, è già asciutta e adesso è il momento di passare a posizionare la carta. Abbiamo deciso di mettere queste due stupende carte, questa qua con i fiori e questa qua rigata, in posti diversi. Questa qua con i fiori andrà nella parte laterale del mobile e su queste ante qua davanti, per questo non le abbiamo colorate prima.
Questa qui rigata la metteremo sì, non in verticale ma in orizzontale su tutti e 4 i cassetti. Quindi adesso andiamo a tagliare la carta e poi vi facciamo vedere come posizionarla. L'antina quant'è che misurava? Abbiamo detto 49. Ok. La larghezza 17, giusto? Esatto. Perfetto, ecco qua, è la prima e facciamo anche la seconda. Voilà. Allora, mettiamo la carta da parati. Sì. Usiamo la colla spray e le 2 spatoline Magic Paint. Ok. Applichiamo prima la colla. Deve essere uno strato abbastanza omogeneo, ma non troppo spesso, se no macchia la carta. Ok. Il verso giusto è questo. Quindi appoggio prima io. Sì. Guarda anche tu che il lato di lì sia abbastanza Ok. comodo. Ok. E poi mi aiuto con la spatola. Perfetto. Se per caso rimane qualche eccesso poi a lato lo tagliamo col taglierino Perfetto. quando è asciutto. No, stupenda. Ti piace? Sì, molto. Proviamo anche un cassettino. Sì, vado. Procediamo col cassettino. Perfetto. Ok, andiamo avanti sul resto. Sì, guardate che bello, stupendo. Adesso mettiamo l'ultimo pezzo di carta qua nel laterale e poi dettagli particolari, una sorpresa, ma non vi svelo niente. Ci sono. Sì. Grazie. Voilà. Perfetta. Che dici, ti piace? Sì, moltissimo. Sei stata molto brava, questo è proprio un mobile alla Sara Savarino, nel senso che lei ha questo tipo di restyling molto bello, pulito, leggero, delicato, mi piace molto, sono proprio le linee di Sara, però non è che deve essere tutto così, diciamo, scontato quasi, vero? No, Perché no. ci deve sempre essere un punto
di pazzia nelle cose, vero? Assolutamente, infatti lo iniziamo adesso. Lei è una bravissima artista dal punto di vista anche della doratura, perché Sì. tu l'hai studiata, l'hai fatta per anni, la fai, Certo. la fai sia con la foglia imitazione che con la foglia oro vero, Certo. e quindi cambia principalmente il costo della foglia. Assolutamente, e le basi però, insomma. Questo è un metodo molto più facile, che Sì. si può tranquillamente utilizzare nel restyling, anche che dà un brio e un tocco differente al restyling. Esatto. Invece per quanto riguarda la doratura classica, quali sono le basi che si devono avere per fare una bella doratura classica? La doratura classica è molto complessa perché il fondo è particolare, è un fondo gesso, si dà quella che si chiama l'ammanitura, poi bisogna mettere il bolo steso in un certo modo, liscio. Vola, devi fare attenzione, non deve esserci spifferi, deve esserci tutta No, l'attrezzatura assolutamente. apposita anche per trattare la vera foglia. Certo, quindi mettere la foglia oro, metterne una o anche più strati, avere la pietra d'agata per brunire la foglia, per renderla più lucente. Io l'ho vista farlo tante volte ed è proprio È un brava. po' complessa. Diciamo che il cliente che ti chiede un restauro fatto veramente a opera d'arte con la foglia oro, giustamente lo fa su un pezzo di un certo livello, Sì, non si certo. fa su un cassettone come questo, quindi comprare la foglia oro per Scontato. metterla su un cassettone di questo tipo, no, su questi cassettoni si usa la foglia a riproduzione come la Certo. nostra, la finta foglia, e va benissimo perché è perfetta. Esatto. Quindi partiamo, questa è la sua tecnica, non ce n'è solo una, ce ne sono tantissime tecniche per far aderire la foglia e farla Certo. standare come piace, questa è la sua. Vai, che ci serve? Allora, abbiamo bisogno di una scodellina pulita, ovviamente linfa, che è la missione, che quindi è il collante che ci serve per far aderire la foglia. Ne mettiamo poco per volta perché ovviamente la colla rimanendo qui dopo un po' si asciuga, si spreca, quindi non ha senso. Quindi l'aggiungiamo poco per volta. Poi avremo bisogno di pennelli. Abbiamo preso questi pennelli piatti di questa larghezza perché per ora andremo a mettere la foglia qua, su questa cornice. Poi vedremo cosa ci dice l'ispirazione, il cuore. Vedremo assolutamente. Utilizziamo Remida oro, quindi sapete che c'è anche argento e rame, e iniziamo. E qual è la cosa più bella di Remida? Che non si stacca dal supporto, non avete problemi di pezzetti volanti. Di sprechi? Assolutamente. E niente, quindi iniziamo. Questa è una preparazione, quindi prima di partire a fare diciamo poi l'adesione della carta si deve prima, della foglia, si deve prima stendere la missione, Esatto. perché ha una tempistica in cui poi sarà pronta per ricevere la foglia. Esatto, scogliamo bene il pennello, iniziamo a stenderlo. Vedete che è chiaro, lattiginoso, sembra un vinavil diluito, ma non è vinavil, è missione. E iniziamo a stenderlo. Vedo che è un po' bianco, quando tutto il chiaro, tutto il bianco sarà andato via, quindi diventerà trasparente, vorrà dire che in quel momento io potrò iniziare ad attaccare la mia foglia. Ricordate mette- che la missione non deve asciugare, deve diventare collosa. Quindi la missione è pronta quando diventa trasparente e quando ha proprio raggiunto il suo stato di collosità. Quindi non ci mettete il dito, perché se poi dopo ci mettete il dito Rimaneva impronta. e poi dopo non si si incolla vedrà. più la foglia. Ma soprattutto poi si vedranno dei segni, perché ovviamente bisogna preparare bene anche il supporto sotto, perché la foglia, per quanto sia decalco e un po' più spessa dell'oro vero, comunque è sottile, quindi tutte Si vede tutto quello che c'è le sotto. magagne, se ci sono delle Sì. magagne sotto si vedono. Come quando io dico, ragazzi, guardate che la prima mano è importante, perché tu puoi anche nascondere con un foglio una pietra, ma vedrai sempre la pietra sotto il foglio, no? Assolutamente. E quindi la prima mano è importante, la seconda pure. In questo caso, se volete una doratura perfetta, precisa, opera d'arte, fate molta attenzione a come avete preparato il supporto, perché più è perfetto, liscio, impalpabile, e meglio è. Cercate di non fare bollicine, perché sennò sarà più lunga l'asciugatura, e basta aspettare. Mi raccomando, non velocizzate col phon. Io Ecco, lo se vi faccio ogni capitano tanto. queste colature così, dovete toglierle. Quindi mi devi sgridare quando io ho fretta e faccio tutto con il phon, vero?
Almeno questo, un po' di pazienza. Di pazienza. Però è una missione molto veloce, 15 Sì, minuti. certo, 10-15 minuti si asciuga. Sai che donna e pazienza nella stessa frase fanno un po' fatica. Lo so, ma magari uno ammette la missione, si prende un caffè un attimo in serenità e poi... Ok, quindi noi aspettiamo che tiri la missione e andiamo a prenderci un caffè. Va bene. Ci vediamo fra 15 minuti. La missione si è asciugata perché, come potete vedere, adesso è completamente trasparente. Mi raccomando, dato che il pennello lo riutilizzeremo e per un po' rimane comunque appoggiato nell'attesa di ripucciarlo nella colla, mettetelo nella plastica, così non si asciuga e non si solidifica, perché nel momento in cui si è asciugato dovete buttarlo perché è inutilizzabile. Prendiamo la foglia. Allora, noi qua l'abbiamo già un po' stropicciata, quindi prendete semplicemente la vostra foglia, la accartocciate e come potete vedere lei rimane appiccicata perché è una foglia di calco. Perché facciamo questo? Perché vogliamo fare un effetto un po' particolare e mentre lo faremo vedrete bene il perché. Per sprecare il meno possibile andiamo sempre a ritagliarci delle strisce, pian pianino. Se un po' si stacca non c'è nessun problema. Incominciamo. Te le taglio io le strisce, va bene? Grazie. E incominciamo. Sì, da un fogliettino pensa che ne tiro fuori 4 strisce, quindi ottimizziamo tantissimo anche i costi. Certo. Piano piano, col dito lo appiattite. Se vi perdete dei pezzi, Che bello, è rilassantissimo. con pazienza e incollate. Facciamo così per tutto il bordo. I Ecco qua. pezzini in eccesso piano piano li stacco e li vado ad appiccicare in tutte le mancanze. Non abbiate fretta di iniziare già a utilizzare il pennello per togliere l'eccesso. Lo faremo alla fine e vi spiegherò anche il perché. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. È arrivato il momento di asportare l'eccesso. Parto dal fondo perché io, andando ogni volta a sovrappormi alla foglia prima, sarà più facile lisciare e quindi non trascinarmi via eccessivamente troppa foglia. Mettiamo sotto un po' di cartone perché ovviamente non si spreca niente e almeno conserviamo questi cascami per altre lavorazioni. Sì, possiamo miscelarlo anche alla cera, però. Sì, O assolutamente. metterlo in un altro tipo di lavorazione dove ci saranno queste pagliuzze. Addirittura si vendono in alcuni punti anche Sì. solo le pagliuzze, Sì, quindi sì. è importante A non sprecare mai sacchetti. niente. Esatto. Adesso un po' più sul collo. Ok? Si è incastrato il cartone. Sì, non si spreca mai nulla, mi raccomando, tutto può essere riutilizzato. No, poi se la mettete bene, già tagliandovela, come potete vedere, viene via molto molto poco. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Siccome in questo caso non ho messo abbastanza colla, nessun problema, con un pennellino vado a rimettere altra colla e rimetto sopra la foglia. Anche una pagliuzza, Certo, quindi quello che sta cadendo in realtà. è tutto utilizzabile proprio per questi lavori. Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter
adesso proviamo un po' a giocare con la foglia. Abbiamo iniziato in questa zona qui a mettere la linfa piena, proprio a pennello. Poi prendiamo una spugna, la classica spugna marina, possiamo prendere un po' di mistione, metterla sulla spugna e con la spugna passare così nelle zone che più ci piacciono, un po' come se l'oro da pieno diventa poco per volta rovinato. Non c'è una regola, divertitevi, provate, giocate, piuttosto fate un pezzo, mettete la foglia, guardate e ripartite. So lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Come potete vedere, come vi ho detto, qua la mistione è piena e qua con la spugna potete vedere tutta questa zona un po' maculata, quindi questo ci aiuterà anche per andare a capire dove ho messo la foglia e dove invece no. Prendo i miei fogli, parto da sotto e inizio. No, there ain't nobody like. Ain't nobody like. So lucky to be yours. And you're taking me high. Ain't nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Poco per volta con il mio pennello Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. And you're taking me e ovviamente dove non ho la colla, poco per volta la foglia si staccherà. I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you. Ti piace come sta venendo? Tantissimo, è bellissimo. Anche a me piace tantissimo. Diamo l'ultimo tocco di protezione e stendiamo un velo leggero di jasmine su tutta la superficie. Lo possiamo stendere ovviamente anche sulle parti dorate, vero? Certo, assolutamente. Ma di solito tu come ti comporti con le dorature per proteggere? Come si fa? Allora, a me piace tantissimo proteggere con la cera perché toglie un po' quel vibrante, quell'acceso che un po' disturba. Ma sai che il mio restauratore, il mio prodotto studiato appositamente per i legni antichi, per idratare, è fantastico sulla cera oro. L'ho fatto vedere anche in una diretta ed è eccezionale proprio perché è come dici tu, toglie quella luminosità un po' accentuata, vibrante e lascia una patina un pochino più vintage, bellissima. Wow. Questo perché le cere sono ottime per proteggere la foglia oro. Sì, assolutamente. E invece a chi dice di proteggerle col protettivo, tu cosa dici? Allora, è un po' difficile perché il protettivo non deve essere diluito, Bravissima. perché la foglia a imitazione all'interno ha rame e zinco e che a contatto con l'acqua ossidano, Bravissima. quindi deve essere puro. Esatto, e quindi l'importante è capire che se si vuole ottenere un effetto super luxury protetto col protettivo super lucido,
Si deve usare sicuramente il protettivo lucido, quindi la versione non satinata ma lucida, Certo. e non si deve diluire con acqua perché anche una piccola percentuale, anche un 5%, potrebbe ossidare. Una volta che ossida sta lì sotto e purtroppo è ossidato. Sì. Quindi prediligete sulla foglia oro la cera. Se avete bisogno di fare dei tavoli dove c'è il piano superiore fatto con la foglia oro, magari preventivate un vetro, perché almeno rimarrà bello per tanto tempo. Io lo faccio Assolutamente. spesso, io parto già con l'idea di proteggere una scrivania, un tavolo importante, magari fatto con foglia oro, con tecniche particolari, con un bel vetro, e sicuramente sarà perfetto per anni. Ascoltami, ora finiamo e glielo ambientiamo, perché Sì. è sempre bello vedere come stanno in un contesto magico come quello che magari è in testa a me, te e a Emma, che secondo me è molto nelle sue corde. Sì. Allora, tra un po'. Anche questo restyling è finito. È una frase di rito. Per forza. Che dici? Ti piace? Ma tantissimo. È veramente, veramente bello. Leggero, delicato, rappresenta molto Sara ed è giusto Sì. così. Quando vi affidate a un restauratore, un restyler per fare un lavoro di questo tipo, è importante anche, no, fidarsi al buon gusto della persona, e deve c'entrare qualcosa, giustamente, con il nostro modo di essere. Sì. Sono molto contenta dell'utilizzo della foglia oro su questo pezzo perché secondo me ha valorizzato, e messa in questo modo disomogenea, Non ha appesantito. no. L'avessimo messa tutta precisa, pulita come avevamo pensato inizialmente, sarebbe stato un pochettino più pesante. Mi raccomando, scrivete nei commenti se vi è piaciuto, e un occhio di riguardo alla carta da parati, perché come voi sapete dai rivenditori Magic Paint e sul sito elisirom.com la trovate anche in vendita al metro, per darvi proprio la possibilità di personalizzare qualsiasi restyling spendendo pochissimo, perché in effetti si possono acquistare solo i metri di cui uno necessita, Certo. ok? E questo vi permette di fare un mix di fantasie come abbiamo fatto noi oggi. Ci siamo divertite, righe disomogenee, un floreale bellissimo con questa mora. Mi piace tantissimo questo abbinamento. Molto. Anche quella vesci però non era male, quel quadrettino un po' country chic non era per niente male. E lo usiamo la prossima volta. Al prossimo restyling. Ciao! Ciao!